Crearsi una seconda entrata ricorrente è il sogno di molte persone, ma ti sei mai chiesto qual è il prezzo da pagare per raggiungere quel risultato? Ed è possibile arrivare a quell'obiettivo utilizzando in modo intelligente il betting? La risposta è assolutamente sì, ma attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica anche nel value betting, che è una tecnica profittevole, sicuramente molto intelligente da applicare nel mondo del betting, ma che se fatta nel modo classico presenta tre grandi limiti di cui nessuno te ne parla, che sono stati però superati da una forma più avanzata, da un metodo innovativo che è il value betting oggettivo. Ad oggi la strategia migliore per quanto riguarda il rapporto costo e beneficio. Limite numero 1. Il value bet classico si basa su valutazioni soggettive. In pratica tu in prima persona o magari un servizio che hai acquistato che ti dà dei segnali di value bet, confronti la probabilità del bookmaker che dà ad un evento di verificarsi con la tua valutazione soggettiva, con la tua di probabilità. E questo approccio ha un problema fondamentale, che è opinabile. E quindi se è opinabile, tu non sarai mai in grado di avere la certezza assoluta di essere davanti ad un valore reale oppure no. È sempre una tua valutazione. Il value betting invece oggettivo ha superato questa barriera. Perché? Perché si basa su un dato oggettivo, quindi non opinabile, e su dei numeri misurabili. E in questo modo tu sarai in grado di capire se effettivamente il bookmaker ha dato una probabilità ad un evento di verificarsi sottostimandone il valore oppure no. E questo approccio è molto importante e fa la differenza perché abbatte totalmente l'incertezza e soprattutto ti permette di scoprire quelle opportunità più vantaggiose, ok? Senza avere il dubbio, ma sarà così o non sarà così? Perché interviene la matematica. E quindi la domanda che ti faccio è: i tuoi soldini preferiresti puntarli e quindi metterli a rischio su un qualcosa che si basa su un'incertezza o su una certezza di dato statistico? Fammelo sapere magari nei commenti se hai piacere. Limite numero 2. Il tempo. Per fare value bet classico ti serve tanto tempo. Per quale motivo? Perché soprattutto se ti affidi a dei servizi esterni pensando di risparmiare tempo, ma in realtà tu devi sempre essere sul pezzo, a tutte le ore del giorno, tutti i giorni. Perché tu non puoi mai sapere quando mi arriverà il segnale, quando è che riuscirò a trovare invece, se lo fai in prima persona, del valore reale su questo match. E quindi la tua vita passa direttamente lì sullo schermo di un PC, di uno smartphone e quant'altro, alla caccia di partite da value bet classico. E questo nel tempo, quindi nel medio-lungo termine, diventerà estenuante. E che cosa ti porterà a fare? Ti porterà poi a mollare. Quindi diciamo che il value bet classico può andare bene forse, tra virgolette, per ottenere un risultato nel breve periodo. Ma se il tuo obiettivo è quello di crearti una seconda entrata costante, tu devi ragionare sul medio-lungo periodo. Il value betting oggettivo va proprio in questa direzione. E perché è differente? Perché ha superato questo grande limite legato al tempo del value bet classico? Perché basandosi su dei dati oggettivi, quindi non opinabili, tu sarai in grado di scoprire con assoluta certezza tutte quelle opportunità vantaggiose e non devi aspettare il giorno stesso della partita, perché tu puoi tranquillamente utilizzare la tua piattaforma o ricevere un segnale di value betting oggettivo al lunedì e pianificare già con largo anticipo le partite, per esempio, del weekend. E scusami se te lo dico, ma se hai 3, 4, 5 giorni d'anticipo, probabilmente riuscirai ad organizzarti. Non è estenuante questa cosa, ma è sostenibile nel tempo. Quindi questo è un aspetto molto importante. Io stesso ti riporto la mia, ovviamente, case history. Fino a qualche anno fa passavo 8-9 ore al giorno a studiare dati statistici, a trovare value bet e non solo. Oggi 5 minuti al giorno. Cambia completamente il rapporto costo-beneficio.
E qui mi aggancio al limite numero 3, che riguarda sempre il tempo, ma parliamo di dipendenza. Ora, non sto parlando di dipendenza da gioco d'azzardo, assolutamente, non quel tipo di dipendenza, ma il fatto, soprattutto se mi servo di un servizio esterno che mi dà dei segnali di value bet classico, io sarò costantemente agganciato, quindi la mia mente sarà sempre lì sul mio smartphone in attesa di ricevere il segnale che poi devo piazzare. Quindi ti faccio qualche domanda: se hai una vita sociale attiva, se hai una famiglia, se fai sport, se ti piace uscire magari la sera, andare al ristorante o qualsiasi altra attività, non è che si vive costantemente con lo smartphone, ok, in tasca 24 ore al giorno. Eppure lo sport in generale c'è 365 giorni all'anno, a tutte le ore. E se tu vuoi raggiungere quel risultato che magari ti ha catturato l'attenzione e ti ha fatto mettere i soldini per comprare quel servizio, tu devi replicare tutti i movimenti, altrimenti non arriverai a quel risultato. Ma questo vuol dire, sono sicuro che l'avrai già intuito, che praticamente non avrai più una vita sociale e rischierai seriamente di perdere poi le cose più care. Perché? Perché la tua priorità sarà sempre legata a quel segnale che devo ricevere. Perché non ho ancora ricevuto questo segnale? Devo puntare questo, quest'altro. Questo credo che sia uno dei grandissimi, forse in ordine di grandezza, e se devo piazzare, visto che fra poco poi ci saranno le Olimpiadi, quindi sul podio, questi 3 grandi limiti, al primo posto metto sicuramente questo della dipendenza, del rischio di dipendenza. Col value betting oggettivo tutto questo non accadrà mai. Per quale motivo? Perché, come ho detto poco fa, tu sarai in grado di pianificare la settimana con largo anticipo. E quindi questo non creerà mai dipendenza, ma anzi sarai tu a decidere come organizzarti la settimana. Sabato e domenica sei via con la famiglia, sei a fare un weekend, sei in montagna dove non prende internet, benissimo. Tu sai già che magari il mercoledì ti puoi piazzare tutte le puntate del sabato e la domenica e non devi seguire magari le partite. E questo è un vantaggio pazzesco. Bene, noi siamo giunti alla fine di questo video. Io voglio solo dirti un'ultima cosa, un consiglio più che altro personale. Quando scopri determinati magari servizi, prodotti, non farti catturare solo dal profitto che si può raggiungere, ma cerca di valutare sempre, di mettere sul piatto della bilancia il rapporto costo-beneficio. Perché il mondo del betting, o meglio dire nel mondo del betting, ci sono tante opportunità per riuscire a guadagnare dei soldi in modo legale, in modo esentasse. Però bisogna valutare attentamente costo-beneficio, bisogna valutare attentamente effettivamente l'efficacia e la stabilità di una strategia, di un metodo. Io mi auguro veramente di averti dato delle informazioni, soprattutto di aver ampliato le tue conoscenze. Poi, come ho detto anche all'inizio, grazie a queste informazioni sarai in grado di prendere delle decisioni con maggiore consapevolezza. Bene, fammi sapere se il video ti è piaciuto lasciando un like qui sotto, se lo trovi utile perché magari quell'amico ti aveva parlato delle value bet classiche, oppure per altri motivi condividi questo video con chi vuoi tu. Se hai qualche domanda o qualche esperienza da raccontare, scrivilo pure qui sotto nei commenti. Io sono Luca Camossi, cerco nel mio piccolo da qualche anno di fare una divulgazione sana di questo settore che amo follemente, che è un'opportunità pazzesca perché comunque è esentasse e non dipende da tutto ciò che accade nel mondo, quindi non crolla mai questo settore, e cerco appunto di cercare di far riflettere le persone dando loro le opportunità per approcciarsi e vedere come utilizzare il betting in modo intelligente per raggiungere i propri obiettivi di vita. Se ti piace quello che faccio e non sei iscritto al mio canale, iscriviti qui sotto e attiva la campanellina delle notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Sorridi sempre. Ciao!